Ciao a tutti e bentornati su White War Racing. Io sono Francesco e oggi vi parlerò di motori a quattro tempi, un po' datati come me. Allora qui abbiamo due testate, una della gloriosa 112 Abarth e un'altra di un monoalbero Fiat Lancia, in questo caso mi pare che sia il 1300 questo. Sono tutte e due teste non radiali, quindi con la camera di scoppio cosiddetta triangolare, e sono tutte e due i motori monoalbero, solo che la 112 Abarth, come la Fiat 600 da cui è derivato, aveva l'albero a cam nel basamento ed era un motore a aste e bilancieri, invece quest'altro motore, il cui capostipite è quello della Fiat 128, ha rappresentato una grande evoluzione ed è un motore, come vedete, monoalbero in testa. Ecco l'albero a cam montato, e questo è un albero a cam anche se non identico, però smontato di questo stesso motore. Allora, intanto una considerazione sulle dimensioni, che sono palesemente differenti. Perché? Perché sono due progetti diversi. Questo, che era su un motore di 1050-1049 cc, la 112 Abarth è 1049, deriva dalla Fiat 600, che aveva le stesse dimensioni, ma era 600, quindi è stata sì aumentata la corsa, però anche l'alesaggio al limite, e questa è stata la massima evoluzione, il motore più potente. Invece questa testa qui è nata per un motore 1100, ma poi è stata utilizzata con le stesse dimensioni fino alla tipo 1600. Altra considerazione, l'alimentazione. Entrambi questi motori sono alimentati con carburatori verticali, invertiti, doppio corpo ad apertura differenziata di serie, come quello che abbiamo visto nello scorso video, che poi sarebbe questo. Però c'è una differenza grande. Sul motore monoalbero in testa Fiat 128 e derivati, i condotti sulla testa sono completamente, ve li metto a favore di camera, sono tutti separati. Scarico e aspirazione sono dalla stessa parte, ma ci sono i condotti di aspirazione distinti uno per uno: aspirazione, 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 aspirazione. Gli altri sono scarichi. Questo è il collettore di aspirazione, che combacia sui fori centrali. Questo cosa vuol dire? Che eventuali elaborazioni qui sono più semplici, perché sono esistiti collettori per montare carburatori diversi, è più facile farli. Invece questa testa della 112 Abarth, derivata da Fiat 600, è monocondotto, cioè aspirazione e scarico sono su lati diversi, ma mentre i condotti di scarico sono separati, i condotti di aspirazione fanno tutti capo a un unico foro, e dentro si divide, questo condotto si divide e il flusso viene ripartito alle varie valvole. Come vedete adesso, queste due valvole sono di aspirazione perché sono più grandi, e queste due sono di aspirazione. Questi al centro sono scarichi, come quelle all'estremità. Questo però cosa comporta? Una forma del condotto molto più sporca, perché c'è una prima strettoia, poi il condotto si allarga perché le due valvole sono vicine. Una considerazione vorrei farla sul diametro delle valvole, e questo fa capo all'origine, alla diversa storia di questi motori e anche alla diversa concezione. Quello successivo, la testa grande, anche se questa testa nello specifico è di un motore di cilindrata maggiore, non è il 1100, però le valvole possono essere meglio dimensionate perché questi sono tutti motori a corsa corta, mentre invece la 112 Abarth è giocoforza con corsa lunga, perché per arrivare a 1050 cc è stato necessario aumentare anche la corsa, e per contenere i costi di produzione le valvole sono rimaste le stesse, perlomeno tra motore 903 del 127 e a 112 Abarth. Molto piccole per la verità, perché sono 26 mm lo scarico
e 29 l'aspirazione. Sul motore 112 Abarth, per parlare di modifiche, che è la cosa che ci interessa di più in fondo, la nostra passione, lasciando il monocondotto, quindi senza fare modifiche alla testata come venivano pur fatte con lavorazioni molto complicate già negli anni 80, cioè tappando questo buco, modificando la testa e adattandola a carburatori doppio corpo come quelli dell'Alfa Romeo che abbiamo visto prima nell'altro video, e facendo modifiche così radicali era possibile montare Albericam molto spinti, ma invece volendo mantenere il motore nel suo aspetto esterno identico all'originale e quindi con un foro di aspirazione modesto, ancorché leggermente ritoccato, col suo collettorino che aveva una forma tale da adattare questo carburatore, questo stesso carburatore qui, che stava montato in questa posizione. Ora non ho a disposizione un collettore per farvi vedere, ma stava messo così. Che cosa si faceva? Si ingrandivano le valvole ed era si otteneva un grandissimo risultato in questa maniera, sorprendente. Più che mettere un albero a cam più spinto, un ottimo compromesso era rappresentato dal mantenimento dell'albero a cam originale Abarth e dall'adozione di valvole, possibilmente in Limonic, del diametro di 33 all'aspirazione e 29 allo scarico. Volevo soffermarmi un momento su una particolarità di questa testa, cioè della testa Abarth. L'unico tratto distintivo importante che appunto differenzia questa testa da quella della 127 normale 903 è questo profilo, che nella 127 903 è rettilineo e qui invece ha questa curva in corrispondenza della valvola di aspirazione che è realizzata appunto per promuovere l'effetto swirl, e ce l'ha solamente l'Abarth. Per darvi un dato empirico però che ha rappresentato un risultato raggiunto a suo tempo con le valvole maggiorate di cui vi dicevo, è stato che con l'albero a cam originale Abarth, le valvole maggiorate e un carburatore doppio corpo come quello che avete visto, 34-34, apertura differenziata con i coni rettificati a 28-30, il motore ha erogato 10 cavalli abbondanti più dell'originale, quindi da 70 originali a appena oltre 80 a 400 giri in più, cioè a 7000 giri anziché a 6600 giri, e vi assicuro è stato un grande risultato. Dopo aver visto il glorioso motore Abarth passiamo al monoalbero in testa, più moderno e più evoluto. Qui io ho avuto in sostanza un paio di esperienze importanti con questo motore. Un motore derivato da Lancia Delta 1500 che è stato il primo tentativo, e poi una seconda volta motore sempre non poi montato su una tipo ma originario di una tipo 1600, che è stato il secondo e più riuscito tentativo. La prima volta erano state lasciate sul motore 1500, erano state lasciate le valvole originali ed era stato comperato un albero a cam con una fasatura nominale piuttosto ampia. Non mi diffondo adesso in dati perché approfondiremo in seguito questo particolare, perché richiede un discorso molto lungo e ampio, che però non dette risultati, non avevo imbroccato alcune cose, sì, andava bene, però era un motore che sarà arrivato sì e no a 100 cavalli dagli 85 originali, e la potenzialità qui c'è con queste testate qui, perché è un gran motore questo. La seconda volta sul motore tipo 1600 ho tratto insegnamenti dall'esperienza precedente e mi sono orientato su un albero a cam all'uovo riprofilato e ricementato, che ha dato i risultati sperati, anche perché in un primo momento era stato montato un collettore simile a questo, lucidato, col carburatore doppio corpo, con i coni maggiorati e tutto quanto, e il motore andava bene. Successivamente è stato montato un collettore aftermarket per adattare due carburatori ad apertura simultanea verticali, di cui ho fatto cenno nel video scorso, simili a quelli dell'Alfa Romeo, solamente verticali per ragioni di spazio, e con quelli il motore si arrivò intorno ai 120 cavalli e veramente andava bene. Per oggi chiudo qui su questi reperti di archeologia meccanica.
e arrivederci al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.